Amici, bentornati, siamo alla terza puntata di Big Trout Adventure, quindi con le nostre avventure di pesca a caccia di Big Trout. Oggi ci troviamo a San Latino, in provincia di Cremona, al laghetto che si chiama Lago Gerundo. Lo vedete qui alle mie spalle, lo vedrete un po' poco perché ci accompagna la nebbia, quindi al momento è un po' nascosto dietro questa nebbia. Un laghetto di medie dimensioni, con l'acqua abbastanza trasparente, ricco di Big Trout. Quindi vedremo di essere in grado di catturare la nostra Big Trout anche oggi. Adesso diciamo che siamo appena arrivati, andiamo a scaldarci un attimo all'interno e salutiamo il proprietario Carlo. Ciao Carlo, Ciao, siamo qua al Lago Gerundo con Carlo Maria Recchia, gestore del lago, che conosco, insomma conosco il lago, sono già stato a pescare. Facciamogli dire due parole sul suo laghetto e poi andiamo a cercare di prendere la nostra Big Trout. Benvenuti. Grazie Carlo. Una mattina un po' infelice, c'è un po' di nebbia, ma siamo sicuri che si alzerà. Si alzerà? Speriamo. Sei che certo. si muovano anche i pesci. Questo è un lago di acqua sorgiva, Sì. quindi le trote nell'acqua abbastanza limpida a volte sono un po' sospettose, ma Ce la faremo. Ce la faremo. Cercheremo di tutto per prendere la nostra Big Trout. Dai. Carlo, i nostri amici che ci guardano magari non lo sanno, ma all'interno del tuo bar c'è anche un piccolo punto vendita Raptor dove uno può trovare minuteria, mi confermi questa Esatto, cosa? canne, mulinelli, fili, minuterie, Ok, artificiali, quindi se uno è qua a pescare e ha bisogno di qualcosa sa anche dove già acquistarla. E in più, giorno di chiusura? Noi siamo chiusi per la pesca, non chiudiamo mai. Lunedì, martedì facciamo solo mezza giornata, da mercoledì a domenica tutto il giorno. E appunto da mercoledì a domenica si può anche pranzare. Ok, perfetto. Dai, allora adesso direi che non ci resta che andare a pesca e cercare la nostra Big Trout. A caccia. Ci vediamo dopo. Allora. Ciao. Ecco qui proprio alle mie spalle c'è la sorgente di cui ci accennava Carlo, quindi un piccolo ristagno di acqua sorgiva che nasce ed entra nel lago attraverso un ingresso che c'è lì alla mia destra e alimenta tutto il nostro lago dove ci sono le nostre Big Trout. Siamo qui, come dicevo, nelle solite Big Trout Adventure, quindi a caccia di Big Trout. Questo progetto Big Trout nasce da tante esigenze, una tra le quali il fatto che molti laghetti di pesca sportiva hanno iniziato a virare le loro scelte dall'immissione di trote di piccola e media taglia sempre più verso le grandi, sia perché a noi pescatori, soprattutto ultimamente, piace di più andare a caccia di trote grandi per anche immortalarsi magari davanti alle telecamere o una macchina fotografica con la nostra cattura, sia perché c'è stato un avvento diciamo abbastanza massiccio di cormorani che quindi sono diventati un danno per i gestori di laghetti di pesca sportiva, perché tutte le trote piccole venivano decimate da questi stormi che tutte le mattine si depositano all'interno del lago a cercare di mangiarle. Anche stamattina appena siamo arrivati in effetti c'erano dei cormorani anche qua, quindi un po' queste motivazioni hanno fatto sì che ci accendesse in noi questa idea di fare anche questa nostra caccia vera e propria alle Big Trout e dar vita alle nostre canne Raptor Big Trout. E quindi, data l'immissione di queste trote sempre più Big Trout, noi con Raptor abbiamo avuto l'intuizione di essere i primi a creare questa serie di canne, attrezzature, esche e così via, tutto dedicato a specifico a questa pesca alle Big Trout. Sentendo parlare di Big Trout magari viene naturale pensare a delle big attrezzature, quindi delle attrezzature veramente grandi. Invece non è così, perché grazie anche alle tecnologie di oggi si riescono ad ottenere grezzi estremamente sottili e al tempo stesso potenti. Quindi sono sottili e sensibili per gestire al meglio piccole esche, come ad esempio questo, che è un Raptor Exciter Shad, quindi un pesciolino, un piccolo shad in gomma, quindi molto leggero, che ha bisogno di una canna molto sensibile, con delle vette estremamente sensibili e sottili, per sentire al meglio anche ogni singola tocca, oltre che il movimento dell'esca stessa. Al tempo stesso abbiamo dietro nella parte posteriore della canna, una grande schiena. Cosa significa? Una grande potenza utile a gestire e contrastare le fughe del pesce che dobbiamo cercare di portare a guadino. Una potenza giustamente calibrata, perché quando diamo caccia di Big Trout ci mettiamo magari ore prima di riuscire a catturare una Big Trout, perché non è che lanciamo la nostra esca in acqua e subito tutte le Big Trout sono lì pronte ad attaccarla, perché essendo big sono anche molto più intelligenti, sospettose e furbe, quindi sarà più difficile andare a catturarle. Al tempo stesso, quando la andiamo alla mare, quindi vogliamo anche un po' goderci il nostro combattimento, quindi la potenza è giustamente calibrata per gestire al meglio il combattimento, per portarla insomma a guadino in tempi brevi, ma non così brevi, insomma da farci divertire anche durante il combattimento.
Tutta la nostra serie di Big Trout, come abbiamo già detto anche nelle altre puntate per chi ci ha seguito, è composta da 5 canne, tutte telescopiche, che vanno da 2,40 m fino a 3 metri. Oggi ho deciso di portarne 4 perché il mio setup di quando affronto le pescate è quasi sempre da 4 grazie alla cassetta che ne porta 4. Ho deciso di abbandonare per oggi la più lunga da 3 metri perché questo laghetto non è eccessivamente grande, in più ci sono stato di recente, so che le trote girano molto nel sottoriva, quindi ho deciso di sacrificare quella. E poi oggi direi che quasi quasi partiamo all'inizio, siccome c'è la nebbia, parto con uno spoon dai colori molto accesi, un Raptor drone, quindi giallo e fucsia, giallo davanti con delle macchie fucsia e fucsia sul retro. I colori accesi si usano tendenzialmente a inizio pescata perché sono dei colori che attivano di più le trote quando sono diciamo nel torpore della notte, in partenza. Dopo eventualmente sceglieremo i colori più naturali. Quindi partirei con questo spoon da 3 grammi e facciamo qualche lancio in questa zona cercando di muoverci un po' più frequentemente alla ricerca della nostra Big Trout. Iniziamo quindi a fare i nostri lanci qui all'inizio, sia perché è comodo e dove si arriva, sia perché c'è la rete che è tipicamente un posto buono di partenza, quindi qua le trote girano mediamente abbastanza spesso. C'è pochissima gente perché siamo durante un giorno infrasettimanale e quindi abbiamo modo poi di muoverci sicuramente quando anche la nebbia se ne andrà e ci consentirà di vedere meglio un po' intorno tutti i movimenti ed eventuali troti che girano in superficie. Ci potremo muovere un po' più liberamente a caccia della postazione migliore per la giornata di oggi. Per chi di voi ha avuto modo di vedere la seconda puntata, quella che abbiamo girato al laghetto al Molin, era una giornata particolarmente calda, quindi sicuramente quello sbalzo termico non ha fatto benissimo alle trote. Abbiamo fatto quindi parecchia fatica a trovare le nostre Big Trout attive, ci siamo dovuti inventare di cambiare 1000 esche, soprattutto anche in quel caso postazioni, finché poi in tarda mattinata abbiamo deciso di girare un po' di più il lago nella sponda opposta. Siamo riusciti a catturare 2 esemplari veramente degni di nota che diciamo ce li siamo sudati, ma ne sono valsi davvero la pena perché erano 2 fario bellissime entrambe, che sono andato filo da torcere, che ci hanno messo a duro a prova tutta la nostra attrezzatura, ma che diciamo, come avete visto, ha risposto benissimo e quindi oltre ad averci fatto divertire ci ha consentito di immortalarci proprio con queste grandi Big Trout che speriamo di riuscire a catturare ovviamente anche oggi. La nebbia si sta leggermente alzando, quindi prima cosa metto gli occhiali perché mi aiutano a vedere meglio sotto il pelo dell'acqua se passano eventuali Big Trout, perché la vista è molto importante. Cambio canna, dallo spoon passo alla gomma, quindi col mio Exciter Shad. In questo caso parto col colore giallo, sempre per il discorso che facevo prima di partire con i colori accesi. Provo a fare un po' avanti e indietro su questa sponda, dato che siamo quasi da soli su questa sponda e il laghetto è libero. Vado alla ricerca delle sagome. Nel momento in cui vediamo qualche trota proviamo a lanciargli davanti alla bocca. Eccola, come vi dicevo è passata a vista, gliel'ho fatta passare davanti alla bocca, il nostro Exciter Shad, guardate, non ha resistito, l'ha presa direttamente in bocca subito, ferrata, ed ecco adesso ci avviciniamo al guadino. Come vi dicevo è molto importante guardare, abbiamo messo gli occhiali, l'abbiamo vista passeggiare qua, eccola, adesso vede il guadino, si arrabbia, ma ormai la nostra trota diciamo che dovrebbe esserci. Guardate che bel pesce, di forza ne ha ancora, ma eccola a guadino. Questa è una vera Big Trout, ragazzi, guardate che pescione, metto 2 mani per alzarlo, eccola, si è slamata da sola all'interno del guadino, si è andata benissimo. Succede spesso perché quando si mette la trota nel guadino e la si solleva, si allenta la tensione e quindi molto spesso succede che si slama da sola. Ed eccola qui, ragazzi, guardate,
una vera big trout che già ci ha regalato una grandissima soddisfazione in questa giornata. Poco dopo, come vi dicevo, con il nostro Exciter Shad ci siamo messi gli occhiali, l'abbiamo vista passare e passandogli davanti alla bocca nella stessa direzione in cui stava nuotando siamo riusciti ad ingannarla. Guardate che pescione, ragazzi. Allora, il nostro Rapture Exciter Shad l'abbiamo innescato su una testina piombata da 1,5 grammi con la nostra Big Trout 240 ml, contraddistinta dal colore viola, quindi un'azione medium light, con abbastanza schiena, una vetta sensibile ma pronta che ci consente di imprimere all'esca i nostri movimenti irregolari. Insomma, con la punta della canna diamo i nostri colpetti e la nostra esca fa i movimenti irregolari. Questi movimenti irregolari che inducono la Big Trout all'attacco, perché il recupero lineare molto spesso non paga, quindi noi facciamo il nostro lancio, recuperiamo lentamente la nostra esca e poi imprimiamo con la cima della canna o con delle accelerazioni di mulinello più o meno rapide dei movimenti irregolari. Questa irregolarità spesso induce la trota ad attaccare, proprio come è successo in precedenza. La nostra Big Trout, come vi dicevo, 2,40 m con la sua grande schiena, che termina a stecca di biliardo. Questa terminazione funge da cassa di risonanza, in maniera che se la si tiene appoggiata al nostro braccio ci consente di percepire le timide tocche. Oltre all'azione ML 240 che tengo tra le mani, ci sono le altre 4 di cui vi accennavo, tra cui ad esempio la più lunga che abbiamo utilizzato molto nella penultima puntata al laghetto al Molin, lunga 3 metri, che ci consente di variare le tecniche di pesca un po' più verso le classiche tecniche di pesca a striscio, quindi con la sua lunghezza e il suo casting ci consente di utilizzare anche lenze a piombino, vetrino, catenella e perché no bombarda, come abbiamo utilizzato, bombarda abbinata quindi a esche siliconiche varie, o perché no volendo anche la solita bombarda e spoon. Quindi queste canne ci consentono di coprire tutte le situazioni che ci possiamo trovare dinanzi frequentando i vari laghi di pesca sportiva, dal più piccolo al più grande. Giusto come vi dicevo prima, per spostarci e per ispezionare un po' tutte le zone, ho fatto qualche metro più avanti in una zona che io chiamo le casette, perché c'è questa casetta un po' degli anatroccoli così, una zona che proviene da una zona di acqua bassa, e qui dove sono io c'è un po' più di fondo. Adesso mi sta passando una trota sotto, vediamo se la nostra esca gli potrà interessare. Ecco, si è girata, la sta seguendo, ce l'ha davanti alla bocca, non l'ha presa per un soffio. Proviamo a rilanciarci, l'aveva quasi presa, quindi rilanciamo. Abbiamo buone speranze con questo pesce. Vediamo. Ahia, in questo caso no. Adesso vedo un po' la sagoma, si è abbassata, ovviamente non sempre si vede bene, proviamo a lanciare un po' in quella direzione. In questi casi sarebbe utile, che adesso non ho qua con me, cambiare esca. Se la trota si è avvicinata alla nostra esca, non l'ha presa in bocca, ma si è dimostrata interessata, probabilmente adesso la nostra esca non la prende più. Quindi variando tipo di innesco, quindi rotazione o colore, possiamo indurla in curiosità, ridurre in lei il sospetto e magari indurla ad attaccare. Dato che l'Exciter Shad prima ha funzionato, proviamo a riprendere l'Exciter Shad di un altro colore più naturale, così da insospettire meno ancora le nostre trote. Quindi utilizziamo questo grigio blu glitterato con i glitter che avranno lo scopo di riflettere i pochi raggi di sole che passano. Vediamo se la nostra trota sarà interessata. La nebbia, che un po' si alza, un po' si abbassa, rende la giornata particolarmente grigia, quindi non ci aiuta sicuramente a scorgere facilmente le nostre Big Trout. Il vantaggio, come ho già detto anche in altre occasioni, è comunque che anche loro hanno una visibilità un po' più ridotta, quindi nel momento in cui si trovano a dover attaccare un'esca restano un po' meno sospettose. Sta arrivando una trotella, insomma una Big Trout anche lei, non mi sembra particolarmente attiva, ma provo comunque a lanciarci, vedere se si gira. Ecco, infatti non è particolarmente interessata, ma è l'unica che vedo, quindi provo comunque a fargli dei lanci per vedere se la nostra esca può piacerle. Effettivamente anche quella che sono riuscito a catturare in precedenza non avrei mai immaginato che potesse attaccare, perché mi sembrava molto apatica, ferma, eppure invece quando la mia esca gli è passata di fianco gli ha attivato in sé qualcosa e le vibrazioni, è partita a razzo e l'ha presa subito in bocca e siamo riusciti fortunatamente a portarla a guadino. Dobbiamo sperare di trovare un'altra trota così. Adesso varieremo anche colore, forma delle nostre esche
fino a trovare quella che cercherà di attivare l'istinto predatorio nella nostra Big Trout. Abbinato alla mia Big Trout Azione M azzurra da 2,70 m, casting 310, quindi ideale per gomme e teste piombate un po' più importanti, in questa occasione ho deciso di mettere una novità 2026, un inello Brave FB 3000. Solitamente vi ho sempre consigliato di scegliere la taglia 2000, in questo caso ho deciso di abbinare una 3000, perché? Perché la dimensione e il peso è praticamente identica, cambiano 5 grammi di differenza, quindi direi il nulla tra un 2000 ed un 3000, ma la sua bobina superiore, come vedete, ha un diametro più ampio, oltre alla scanalatura V. Questo diametro più ampio ci aiuta sicuramente a fare lanci ancora più a lunga distanza e spesso, andando a caccia di Big Trout, raggiungere anche quei 4-5 metri in più può essere decisivo, perché se abbiamo una trota a lunga distanza e gli arriviamo corti, sicuramente non la prenderemo. Se invece riusciamo ad andare un po' oltre, sicuramente avremo molte più chance di catturarla. Il Brave FB, come vi dicevo, è un mulinello di fascia media, però dalle caratteristiche tecniche veramente importanti. Abbiamo ben 6 cuscinetti a sfera più 1, quindi che ci garantiscono a mulinello un recupero estremamente fluido. Abbiamo una solidità data dal corpo in grafite che gli consente di essere estremamente leggero, come vi dicevo in precedenza, ma al tempo stesso molto rigido. Quindi un mulinello rigido è una caratteristica molto importante perché gli dà solidità durante il recupero, non oscilla e quindi conferisce potenza. Potenza che è data anche dalla manovella, che come vedete è tornita da un monoblocco in alluminio, quindi è un blocco intero dal quale viene ricavata questa manovella che risulta estremamente potente, quindi durante il recupero non avrete oscillazioni, ma sarà una presa diretta con una grandissima potenza. Quindi caratteristiche tecniche che lo rendono ideale da abbinare a tutte le vostre Raptor Big Trout. Quindi se non volete scegliere una taglia 2000, vi consiglio il Brave 3000, grandissimo accoppiamento. Adesso cerchiamo di prendere un'altra Big Trout. Allora, cambiamo colore al nostro Exciter Shad, lo prendo dalla mia cassetta Raptor Area Box che vi avevo già presentato in altre occasioni, comodissima perché mi consente di portare le mie 4 canne che sono il giusto compromesso per avere a disposizione tutte le tecniche che ci servono mediamente per affrontare un lago, già pronte innescate, ognuna in modo differente, e consente di contenere, come vedete, tutti gli spoon, le attrezzature, le minuterie e nel box sotto anche le nostre esche e accessori. Quindi molto comoda, una manovella e ci spostiamo rapidamente intorno al lago come stiamo facendo. 4 canne, cassettina e guadino. Inneschiamo il nostro Exciter Shad di colore arancione e bianco, così proviamo a cambiare per l'ennesima volta colore, vediamo se questo colore piacerà alle nostre trote. Eccolo. Slamata, ferrata e slamata immediatamente, sicuramente non si era attaccata bene perché la sua attività non era altissima, ha pizzicato appena la gomma e quindi si è slamata istantaneamente, ci sta anche questo. Eccola, di nuovo nella nostra postazione di partenza, altro pesce, guardate come tira, come parte, come sfreziona il nostro Brave. Andiamo a chiudere leggermente, non troppo, onde evitare di rompere perché abbiamo una treccia PE 02, quindi 008, con un carico di rottura di circa 5 kg, abbinata a un terminale del 16 perché come vedete l'acqua è abbastanza chiara, ma soprattutto i pesci sono molto sospettosi e quindi è meglio non esagerare, però guardate come tira e quindi dobbiamo dargli un po' di corda, insomma, lasciarlo andare. Guardate la nostra canna come piegata, ma come contrasta tutte le partenze del nostro pesce. Altra cosa che vi consiglio, quando come in questo caso la trota fa ripartenze, teniamo la frizione leggermente allentata e la freniamo un po' col dito, onde evitare di impuntarla troppo, quindi di spaccare, ma se dobbiamo forzare teniamo fermo col dito la nostra bobina e andiamo a forzare. La canna bassa poi in altra cosa di traverso ci aiuta a non far saltare il pesce, quindi onde evitare che salti fuori e si slami. Ormai stremata di forze dopo tutto il combattimento lunghissimo che abbiamo avuto, ma guardate che pesce, questa qua è pazzesca, veramente immensa. Eccola, Carlo, vieni, Carlo che passava da queste parti con noi, guarda che pescione, guardate, questa è una vera Big Trout, guardate non sta ferma, una vera Big Trout
gigantesca che direi che corona la nostra puntata, proprio il pesce che ci voleva. Già quella che abbiamo preso in precedenza era grossa, poi siamo stati un po' sfortunati con qualche slamata, ma qui abbiamo chiuso davvero in bellezza con questa super big trout. Si vede qualche trota galla, fanno dei mini inseguimenti, nonostante io cambi esca, si avvicinano, arrivano fino a pochi centimetri dall'esca e poi scappano via. Comportamento tipico da trote molto sospettose, poco affamate, incuriosite, ma non decise a concludere. Nonostante io abbia utilizzato, come vi dicevo, un fluorocarbon XPS FC 403, misura 16 mm. Molto di sotto del 16 non andrei, al massimo un 14, ma non credo faccia una particolare differenza, perché poi il carico di rottura ci metterebbe troppo in difficoltà in caso durante il nostro combattimento. Direi che la nostra terza puntata di Big Trout Adventures può ritenersi conclusa. Abbiamo avuto una bellissima giornata, abbiamo preso 2 grandissimi trote, quindi che ci hanno dato soddisfazione, abbiamo avuto qualche sfortuna, qualche slamata, ci sta, nella pesca dei Big Trout ci sta anche quello. Quindi spero che vi siate divertiti, che vi sia piaciuta e continuate a seguirci con le prossime puntate. Se avete dubbi, domande sulla puntata e non solo sulle tecniche, fatele nei commenti e vi risponderò. Ringrazio infine Carlo del Lago Gerundo, titolare, che ci ha messo a disposizione questo bellissimo impianto e questi bellissimi pesci che ci hanno consentito di girare una bellissima puntata, e vi do appuntamento alla quarta puntata di Big Trout Adventure.